Storie di Blues è un format originale di Dario Aspesani in onda su YouTube e su Spotify. Ogni settimana nuovi racconti sui personaggi che hanno reso grande blues. Bentrovati amici ad un nuovo appuntamento con Storie di Blues. Oggi faremo un distinguo ben importante. Sono Dario Aspesani, qui trovate tutte le mie informazioni e parliamo di questa differenza fondamentale che c'è tra l'early blues e il country blues. Ma dobbiamo fare un viaggio nel tempo e tornare agli inizi del secolo scorso. Allora, l'early blues tendenzialmente è quella branchia del blues primordiale che inizia dalle fonti storiche che abbiamo a disposizione intorno al 1865 con le prime tracce di partitura musicale e di testi. Poi si evolve chiaramente per tutto il periodo che va dal metà del 1800 fino alla fine degli anni 40, primissimi anni 50, perché chiaramente è il blues primordiale. Poi dopo la svolta elettrica di Chicago e il passaggio delle grandi sonorità che vanno poi a contaminare anche la California, lo stato di New York e tutti gli altri stati del sud e del nord indistintamente, con questa nuova verve musicale legata proprio al blues elettrificato. Ma principalmente si parte con il discorso legato alle cigar box guitar e si parte con le accordature aperte dei primi anni del Novecento. Ascoltare l'early blues non significa ascoltare un unico genere musicale, ma un genere musicale che ha spaziato nel corso degli anni, modificandosi. Per esempio, i brani del fine degli anni 20 di Barbecue Bob sono molto diversi dai brani del secondo dopoguerra di Washboard Sam. C'è una diversità fondamentale. Quella malinconia tipica del blues rurale degli anni 30, degli anni 40 non sarà più così alla fine degli anni 40, all'inizio degli anni 50 ci sarà una variazione vera e propria dal punto di vista artistico e di contenuti dei testi. Quindi early blues lo riconduciamo ad un periodo storico primordiale del blues, mentre il country blues è un genere che è nato appunto grazie all'early blues, è early blues vero e proprio, ma si è evoluto e continua ad essere suonato oggigiorno, quindi è questa la differenza fondamentale. Il country blues è il blues di campagna, ok? Tanti pensano erroneamente che il country blues sia un blues contaminato con la musica country e western. No, assolutamente no. Country non sta per indicare il genere country statunitense, ma è il blues di campagna. Il blues è fatto ancora oggi con le washboard, che viene fatto con le cigar box, che viene fatto in accordatura aperta e compagnia bella. Quindi diciamo questa è la distinzione fondamentale per questi due generi che per un periodo di tempo hanno vissuto insieme, si sono evoluti insieme e sono stati suonati insieme perché fino agli anni 50 era la stessa cosa. Poi evoluzione del blues che passa prima per la diaspora di Kansas City e diventa elettrico a Chicago e poi si rivolge un po' a tutte le grandi metropoli statunitensi prima e mondiali dopo, mentre il country blues resta il blues di campagna che è stato suonato appunto dal 1800-1850 in avanti e si suona ancora oggi, ok? Poi se andiamo a prendere dei brani degli anni 20, degli anni 30 riguardano la tematica dell'early blues, però all'epoca erano anch'essi country blues, quindi è solamente un discorso di spazi temporali ben precisi. Quando si parte con
un periodo storico e poi quel genere evolve, si stoppa, mentre la musica di campagna continua ad andare avanti, il blues di campagna continua ad andare avanti. Sembra un po' arzigogolato come tipologia di ragionamento, ma ahimè quando parliamo di musica, di etnomusicologia e quant'altro dobbiamo sempre esclusivamente fare i conti con i lassi temporali che ci sono nello sviluppo dei vari generi musicali. Per questa puntata è tutto, iscrivetevi al canale, la nuova edizione di Storie di Blues, la 4ª stagione, lo trovate anche sul mio canale podcast di Spotify, oltre che su YouTube e su Facebook, quindi iscrivetevi, avete i vari link a disposizione, utilizzateli. Grazie a tutti voi da Dario Spesani, alla prossima puntata, vita sana!